Oggi lo stereo è dato per scontato, ma per quanto possa sembrare strano, l'ascolto in mono è ancora molto comune ed è anzi più diffuso di quello che si possa credere. In questo video parliamo della monocompatibilità e di come assicurarti che la tua musica suoni bene ovunque. Sono mono i dispositivi portatili come telefoni e tablet, oppure alcune casse Bluetooth, ma anche i sistemi di diffusione come nei supermercati, centri commerciali o nei locali molto grandi come le discoteche. Inoltre in alcuni dispositivi che offrono un ascolto stereo come i computer portatili o le televisioni, la distanza tra gli speaker è molto piccola rispetto alla posizione dell'ascoltatore, rendendo l'ascolto necessariamente poco stereo e quasi mono. L'ascolto in mono rimane quindi un aspetto fondamentale di qualunque produzione musicale ed è importante saper gestire correttamente quella che viene chiamata monocompatibilità. La monocompatibilità è la capacità di un mix audio di mantenere una buona qualità sonora anche quando viene riprodotto in mono. In particolare un mix viene considerato monocompatibile quando in mono non perde elementi importanti, non presenta sbilanciamenti significativi e mantiene l'impatto e la chiarezza originali. Una grande apertura stereo dà più soddisfazione ed è più gradevole, ma comporta sempre una scarsa monocompatibilità. E se nel passaggio a mono il mix non funziona più, allora non va bene. È necessario quindi trovare un compromesso tra apertura e monocompatibilità e cercare di far suonare bene un mix sia in stereo che in mono. Fra gli strumenti a disposizione del tecnico del suono ce ne sono alcuni che ci possono aiutare a valutare la monocompatibilità di un lavoro. Per poterli leggere correttamente è però necessario capire quali sono i fattori che rendono un prodotto stereo e quali problemi possano esserci nel passaggio in mono. Ci sono diversi modi per aumentare l'apertura in un mix, ma in estrema sintesi tutti portano agli stessi risultati: l'introduzione di differenze di intensità, di fase e di tempo tra i due canali. Vediamo come agiscono queste differenze, quali problemi si possono incontrare una volta passati in mono e a cosa fare attenzione nella valutazione della monocompatibilità. Lavorando con il pan in fase di mix è possibile creare delle differenze di intensità di un segnale tra i due canali. Per quanto questa operazione possa sembrare semplice, in realtà anche questa può creare dei problemi nel passaggio in mono. Come molti sanno, il mono è dato dalla somma dei canali left e right. Però per non creare una differenza di volume tra lo stereo e il mono, nel passaggio a mono viene anche dimezzato il volume, con un abbassamento di 6 dB. Ci accorgiamo di questo comportamento mettendo una sinusoide al centro e passando in mono. Non cambia nulla. Se non ci fosse l'abbassamento di 6 dB, sommando i canali left e right avremmo dovuto sentire un aumento di volume, che invece non c'è stato. Quindi il passaggio in mono non è dato solamente da L più R, ma L più R diviso 2. Con questo in mente facciamo ora una prova. Mettiamo una sinusoide per qualche secondo solamente a sinistra, poi al centro e poi a destra. Renderizziamo il master. Anche se nella sinusoide di partenza il volume non cambia, vediamo che invece ora c'è una differenza. Quando il pan è al centro, il segnale è più basso di 3 dB. Questo è dovuto alla pan depth, che come standard è impostata a meno 3 dB su praticamente tutte le DAW. Se adesso convertiamo questo segnale stereo in mono, vediamo come ciò che stava a sinistra e a destra è ora più basso, mentre quello che stava al centro è rimasto esattamente come prima. Se andiamo a controllare più nel dettaglio, vediamo che la differenza di intensità tra ciò che è al centro e ciò che è ai lati è di 3 dB. Quindi ciò che stava ai lati è ora più basso di 6 dB rispetto all'inizio. Questo è dovuto proprio alla conversione in mono. Quando il segnale è solo a sinistra, ad esempio, R vale 0 e quindi L più R diviso 2 si traduce in L mezzi, cioè un abbassamento di 6 dB. Stesso discorso per il canale destro. Ogni volta che passiamo in mono, ciò che sta al centro non cambia, mentre ciò che è posizionato ai lati si abbassa progressivamente fino a perdere 6 dB quando è al 100% a un estremo. Questo ci fa capire uno dei problemi che possiamo avere nel passaggio in mono. Se molti elementi sono posizionati agli estremi del panorama stereo, una volta passati in mono tutti questi si abbassano di 6 dB, cambiando i rapporti di volume tra gli elementi di un mix. Quello che sembrava un mix ben bilanciato in stereo rischia di diventare sbilanciato in mono, perdendo di corpo o punch. Differenze di fase tra i canali left e right portano all'introduzione di quella che è chiamata controfase acustica. La controfase acustica è fondamentale nella creazione di un panorama stereo convincente e piacevole, tanto che avere apertura stereo vuol dire avere sempre una certa controfase acustica. Ed è proprio questo il problema.
perché quando si passa in mono questa diventa controfase elettrica e i segnali si annullano. Per questo, se le differenze di fase sono eccessive, si rischia di perdere completamente degli elementi di un mix quando si passa in mono. Purtroppo non è possibile eliminare la controfase acustica in un prodotto stereo, diventerebbe mono. Di conseguenza è normale che nella conversione a mono qualcosa si perda. È però necessario fare in modo che la controfase acustica e quindi l'apertura stereo non siano eccessive per limitare la degradazione nel passaggio in mono. Inserire delle differenze di tempo tra l'arrivo di uno stesso suono e due canali simula un parametro che in psicoacustica è chiamato Interaural Time Difference, o ITD, ed è uno tra quelli utilizzati dal nostro cervello per risalire alla posizione di una sorgente sonora. Un classico esempio è l'effetto Haas. L'ITD è molto piacevole perché è un parametro che ricrea in maniera molto realistica un panorama stereo. Ha però il difetto di essere molto poco monocompatibile, perché nel passaggio in mono introduce sempre problemi di fase che nel loro insieme creano un effetto noto come filtro a pettine o comb filter in inglese. I filtri a pettine inseriscono dei picchi e dei buchi o notch nello spettro di un segnale, alterandone anche pesantemente il timbro. Quello che sentite ora è il filtro a pettine dovuto alla somma della mia voce con una sua copia spostata di 2 millisecondi. Ricorda molto il suono di effetti come flanger o phaser, perché in effetti il filtro a pettine è alla base del loro funzionamento. Un altro problema da non sottovalutare nel passaggio da stereo a mono è il mascheramento. Distribuire i segnali agli estremi del panorama stereo può aiutare a ridurre il mascheramento, rendendo un mix più chiaro e definito anche senza lavorare troppo con l'equalizzatore. Il problema è che se non è gestito correttamente, quando si passa in mono il mascheramento diventa più evidente, con il rischio di far diventare il mix confuso e poco definito. Una volta capiti i problemi che si possono incontrare con lo stereo, possiamo capire meglio gli strumenti che ci aiutano a valutarne la monocompatibilità. Uno strumento molto utile per valutare la monocompatibilità è il vettorscopio, chiamato anche figura di Lissajous. Serve a visualizzare le relazioni di ampiezza, frequenza e fase tra due segnali. Si presenta come un piano cartesiano dove sull'asse delle Y viene riportato il segnale del canale sinistro, mentre su quello delle X quello di destra. I valori dei due segnali determinano la posizione di un punto che varia continuamente, creando delle figure chiamate figure di Lissajous. La distanza dall'origine degli assi indica l'intensità dei segnali. Per facilitarne la lettura viene comunemente ruotato di 45 gradi e presentato all'interno di un cerchio o di un semicerchio. Se è presente un segnale solo a sinistra, il grafico si presenta così, mentre è così se presente solo a destra. Se invece i due segnali sono uguali, la figura è questa. Questo rappresenta invece due segnali uguali ma con polarità opposta, che quindi si annullano completamente quando si passa in mono. Un segnale stereo che si muove all'interno di questo spazio ha della controfase, ma non eccessiva, ed è quindi abbastanza monocompatibile, mentre un segnale che si muove in questo ha una grossa quantità di controfase tra i due canali, e nel passaggio in mono il mix si degrada molto. Il tempo di risposta del vettorscopio è abbastanza veloce, è quindi normale vedere dei picchi che si muovono orizzontalmente. Questo non è un problema perché l'orecchio non è così veloce da percepirli. L'importante è che il segnale non rimanga troppo a lungo in questa zona. Oltre a eventuali problemi di fase, in una figura di Lissajous possiamo vedere anche se l'immagine stereo è nel complesso centrale o se è spostata verso uno dei due lati. Se centrale, la figura che si ottiene è simmetrica rispetto all'asse verticale, altrimenti è spostata verso il canale con maggior ampiezza. Inoltre un grafico che presenta molta attività in queste aree indica che ci sono molti segnali con alta intensità agli estremi del panorama. Anche se tendenzialmente sono in fase, nel passaggio in mono, come abbiamo visto, si dimezzano, alterando pesantemente gli equilibri del mix. Alcuni plugin gratuiti sono Stereo Tool della Flux, Goniometer della Tone Boosters oppure M-Stereoscope della Melda Production. Vediamo come si presenta la figura di Lissajous in alcuni prodotti commerciali finiti con caratteristiche diverse. Un altro strumento utile che semplifica la misura della monocompatibilità è il Phase Correlation Meter. Come suggerisce il nome, misura principalmente la controfase acustica, ma è possibile ricavare anche altre informazioni. Si presenta come un meter che va da -1 a +1, passando per lo 0. Si legge in questo modo. Un valore vicino a +1 indica che i due canali sono tendenzialmente in fase. Un valore di +1 indica che i due canali sono identici e quindi il segnale è completamente mono.
Un valore vicino a -1 indica, al contrario, che i due canali sono di media fuori fase. Un valore di -1 indica che i due canali sono identici ma con polarità invertita. Si ottiene quindi il massimo della controfase acustica. Infine, un valore di 0 indica che non c'è correlazione tra i canali, ossia che i segnali sono completamente indipendenti. I segnali non sono quindi né in fase né fuori fase, ma piuttosto presentano una combinazione che non favorisce né l'una né l'altra condizione. Il correlation meter è volutamente lento nella misurazione del segnale e questo serve a non considerare quei momenti di fase o controfase con durata molto breve che non verrebbero percepiti dall'orecchio. In questo modo abbiamo un'indicazione visiva coerente con la nostra percezione. Considerando i tempi di risposta più lenti, un missaggio finito per essere monocompatibile dovrebbe avere il correlation meter tra 0 e +1 e mai tra 0 e -1. Un segnale tra 0 e +1 ma troppo vicino allo 0 potrebbe ancora essere poco monocompatibile, perché indica che ci sono molti segnali diversi con alta intensità agli estremi dell'immagine. Questo non comporta necessariamente dei problemi di fase, ma come abbiamo visto prima, nel passaggio in mono tutto ciò che è ai lati si abbassa di 6 dB, alterando pesantemente gli equilibri del mix. Ovviamente più si tende al +1 e minore è l'apertura stereo. Stereo Tool, Goniometer e M-Stereoscope offrono anche un Phase Correlation Meter. Analizziamo gli stessi brani di prima. Una versione più evoluta del Phase Correlation Meter è il Multiband Correlation Meter. Essenzialmente fa la stessa cosa, ma invece di lavorare sull'intero segnale lo divide in bande che analizza singolarmente. Il risultato è quindi un grafico che ci fa vedere la correlazione di fase per le diverse bande. Sull'asse delle Y troviamo in alto il +1 e in basso il -1, mentre sull'asse delle X troviamo le varie frequenze. Questo approccio ci permette di vedere più nel dettaglio i problemi di fase, in modo da poterli risolvere intervenendo solamente nelle bande dove è necessario. Anche per questo troviamo un plugin gratuito, il Correlometer della Voxengo. Vediamo ancora come si comportano i soliti brani. Spesso il mid and side viene utilizzato per aumentare l'immagine stereo alzando il side. Se però avete visto il nostro video sul mid and side, già dovreste sapere che in questo modo si inserisce una controfase acustica costante. Tra le tecniche per aumentare l'apertura stereo, questa è quindi la meno monocompatibile. Una cosa che non tutti sanno è che il mid and side può essere anche uno strumento utile per controllare la monocompatibilità. Possiamo infatti analizzare i canali mid e side del nostro lavoro stereo per controllare il loro rapporto nelle varie frequenze. Se non avete un analizzatore di spettro in grado di visualizzare i canali mid and side, potete scaricare Span della Voxengo, anche questo gratuito. Una volta richiamato l'analizzatore lo impostiamo per lavorare in mid and side e possiamo così confrontare l'ampiezza del segnale side rispetto al mid. Anche se non esiste una regola rigida per il rapporto tra mid e side, per avere una buona monocompatibilità il mid dovrebbe essere almeno 6 dB più alto del side su tutte le frequenze. Analizziamo ancora i brani. In tutte le sezioni di control room e in tutti i monitor controller è presente il tasto per l'ascolto in mono. Infatti con gli strumenti visti finora tutto quello che possiamo fare è solamente stimare la monocompatibilità, mentre il modo migliore per verificare che un prodotto funzioni bene anche in mono è proprio ascoltarlo in mono. Non è raro trovare negli studi una cassa mono dedicata, solitamente con una risposta in frequenza ridotta in modo da simulare anche un ascolto in bassa qualità, come quello di un dispositivo portatile. Se non si ha una sezione di control room o un monitor controller, si può inserire sul master della sessione un plugin, come ad esempio Isolate della TB Pro Audio o Panipulator della Boss Digital Lab, e passare in mono con l'apposito tasto. Entrambi sono gratuiti ma richiedono la creazione di un account. L'ascolto in mono permette di evidenziare in maniera diretta tutti i problemi di monocompatibilità che possono essere presenti in un mix. Durante il passaggio è inevitabile che si noti un cambiamento nel suono. Come abbiamo visto, questo è dovuto a cause diverse e per una valutazione corretta è importante che un orecchio allenato sia in grado di distinguerle, per poi poter intervenire di conseguenza. Un ottimo esercizio che vi consigliamo è utilizzare tutti gli strumenti di cui abbiamo parlato per analizzare i brani che preferite. Dedicate un po' di tempo per capire come è stato affrontato il problema e cercate di trovare una relazione tra ciò che ascoltate e ciò che vedete sugli strumenti.